E se l'anno prossimo Apple vi offrisse di noleggiare il nuovo modello di iPhone invece di comprarlo, accettereste? No, non vi sto prendendo in giro, si tratta davvero di un progetto che la casa di Cupertino ha in mente di lanciare entro l'anno corrente e che almeno sulla carta promette di rivoluzionare il concetto stesso di smartphone, esattamente come ha fatto già a suo tempo anche Google con il suo Pixel Pass. Ma di cosa si tratta esattamente? Quali sono i costi? Quali sono i vincoli per l'utente? Quali sono effettivamente le possibilità a disposizione della clientela? Che cosa sappiamo finora? Ne parliamo nei prossimi minuti in questo esclusivo video leak targato IT Support. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. D'altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ben ritrovati qui su IT Support, io sono Doc e quest'oggi parliamo di una serie di rumors che nelle ultime settimane stanno interessando il web circa una nuova mossa che Apple avrebbe intenzione di buttare nel mercato entro l'anno corrente e che permetterebbe, come dicevo prima, di noleggiare i propri prodotti invece di acquistarli o di prenderli in finanziamento come è stato finora. Di per sé questa cosa, attenzione, non è affatto una novità, sono già tuttora tantissime le aziende che permettono appunto di noleggiare i propri beni. Ma in linea di massima, diciamo nella stragrande maggioranza dei casi, quest'ultima è composta soltanto da aziende, attività e in generale professionisti dotati quindi di partita IVA. La novità, se di essa si può parlare, è che questo progetto sarà rivolto anche ai privati cittadini, quindi come me ad esempio, che ad oggi non possiedo ancora partita IVA e non rappresento di fatto alcuna azienda. Sì, lo so che cosa state pensando, che si tratta di una scopiazzatura pari pari del Pixel Pass di Google, innegabile, verissimo, ma pur sempre interessante come progetto ed anzi, considerando le proverbiali geniali strategie di marketing della casa di Cupertino, non dubito che la cosa verrà fatta passare come la più grande rivoluzione della storia dell'umanità dopo quella francese. Comunque, dal momento che non siamo qui per fare del dissing gratuito, scusatemi fanboy di Apple, ma non ce l'ho veramente fatta a trattenermi, cerchiamo di approcciare più da vicino, con occhio critico, la questione e di capire meglio di che cosa si sta parlando. Anzitutto specifichiamo che non si tratta di un aggiornamento, di una revisione di Apple One, il piano che, lo ricordiamo, ad un costo fisso mensile permette di accedere a più o meno pacchetti comprensivi diversi servizi appunto della casa di Cupertino, come non so, Apple TV Plus, News, Arcade e via discorrendo, ma di un nuovo piano a 360 gradi che appunto, analogamente al Pixel Pass di Google, permetterà di accedere a diversi servizi e anche di noleggiare un determinato dispositivo hardware, quale può essere quindi iPhone, iPad, Apple Watch o in generale teoricamente qualsiasi altro iDevice che possa venirvi in mente. L'indiscrezione è partita da Reuters, l'agenzia di stampa britannica, ed è stata in seguito confermata anche da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, i quali hanno spiegato che Apple avrebbe appunto intenzione, entro l'anno corrente, di lanciare un nuovo progetto che permetta ai suoi utenti di cambiare dispositivo, il proprio iDevice, ogni anno, mediante il pagamento di un abbonamento mensile onnicomprensivo, invece di svenarsi ogni volta a colpi di 1000 e passa euro, ai quali dover aggiungere anche il costo dei singoli eventuali, nel caso uno li desideri, servizi forniti dalla medesima casa di Cupertino. Novità o meno, quindi, di per sé si tratterebbe indiscutibilmente di una piccola grande rivoluzione che permetterebbe alla casa della mela smozzicata di attirare a sé anche quei clienti che non sono inclini a spendere grosse cifre tutte in una volta, ma preferiscono optare per una formula dilazionata. Tuttavia, attenzione, perché non si tratterà effettivamente di una rateizzazione dell'intero importo come avviene per i classici finanziamenti o per l'iPhone Update Program, il quale, lo ricordiamo, è quel piano che negli Stati Uniti permette di acquistare a rate un dispositivo Apple, un iPhone, e di cambiarlo prima della fine delle stesse, ma di un piano next level che permetta ad Apple di eliminare completamente l'intermediazione della banca o finanziaria del caso ed offrire quindi ai suoi clienti un piano indiscutibilmente più smart, più flessibile, più comodo ed altrettanto ottenere margini di profitto nettamente più alti. Quali poi saranno i pacchetti di abbonamento, i costi e i vincoli per l'utente attualmente non ci è ancora dato sapere, ma possiamo fare qualche congettura, ovvero che basandoci su quello che è l'andamento del mercato attuale possiamo senza alcun dubbio dire che saranno presenti diversi pacchetti, 3
quantomeno uno base, uno intermedio ed uno avanzato, che varieranno ovviamente all'interno nella loro offerta e quindi anche ovviamente nel prezzo, ma all'interno di tutti sarà presente la possibilità di poter sostituire il proprio iDevice ogni anno con il modello più recente, praticamente quindi un leasing. Tuttavia attenzione, perché non dovete pensare nemmeno per un istante che mamma Apple faccia tutto questo perché vi ha a cuore e vuole il vostro bene. Non è una onlus e voi non siete altro che un piccolissimo puntino sul loro bilancio. Grazie a questo progetto, infatti, Apple arriverebbe a guadagnarci non una, ma 2 volte, e cioè anzitutto dal pagamento, dal versamento delle rate, questo ovviamente, e poi anche dalla rivendita o riutilizzo del dispositivo che gli verrà riconsegnato anche soltanto, ad esempio, l'anno seguente. La convenienza per Apple quindi aumenterebbe di pari passo con l'aumentare del periodo concordato con l'utente, diminuendo però di riflesso i vantaggi per quest'ultimo. Ma per rendervi al volo l'idea, facciamo per un attimo un esempio, facciamo 2 conti spicci prendendo ad esempio un iPhone 13, diciamo liscio, un 13 Pro e un 13 Pro Max, venduti rispettivamente ad un prezzo minimo di 839, 1189 e 1289 euro sul sito Apple nel momento in cui sto registrando questo video. Bene gente, andiamo quindi a definire adesso una durata di questo nostro ipotetico abbonamento, che direi di fissare sui 36 mesi, 3 anni, ovvero una durata né troppo lunga e né troppo corta, in linea con quello che potrebbe essere oggi il noleggio di materiale informatico. Ed altrettanto anche ovviamente i prezzi, che direi di fissare sui 35, 45 e 50 euro mensili. Ed ecco quindi che al termine del periodo di abbonamento di questi nostri 3 anni ipotetici si avrebbe, nel caso del 13 standard liscio, un totale di ben 1260 euro contro gli 839 che la casa di Cupertino avrebbe guadagnato da un eventuale acquisto sull'unghia. Segue poi il 13 Pro, che ad un prezzo di 45 appunto euro mensili andrebbe a totalizzare entro 3 anni ben 1620 euro contro i 1189 di partenza, e infine il 13 Pro Max, che arriverebbe a ben 1800 dindini sonanti contro i 1289 di partenza. E in tutto questo però attenzione, perché non ho considerato il guadagno derivante dal riottenimento del proprio dispositivo al termine del periodo concordato, perché come ben sappiamo quando si tratta di Apple il valore dei suoi dispositivi cala davvero pochissimo nel tempo e quindi essi potranno essere tranquillamente rivendibili ad un altro utente, ad un altro cliente per una cifra che a sua volta conterrà un altro margine di profitto e quindi appunto doppio guadagno per Apple, ma in realtà una piccola percentuale forse di guadagno di comodità andrà anche ai suoi utenti, in quanto grazie a questo progetto chiunque potrà godere il brivido del cambio del proprio smartphone ogni anno e soprattutto, scherzi a parte, potrà evitarsi quella noia, quell'onere che è il dover rivendere il proprio dispositivo, il vecchio modello, ogni anno prima o subito dopo l'uscita del modello successivo. Magra consolazione forse, anzi sicuramente per la stragrande maggioranza degli utenti, ma non certo per quelli che bramano più dell'aria che respirano l'avere a mano l'ultimo modello di melafonino disponibile sul mercato. E quindi gente, ditemi la vostra, che cosa ne pensate di questo Pixel Pass in salsa Apple? Secondo voi riscuoterà successo oppure no? Sarete tra coloro che decideranno di abbonarsi oppure no? Ma soprattutto, secondo voi ce n'era bisogno di questa nuova trovata da casa di Apple? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con una nuova puntata. E mi raccomando, non cambiate canale.